capirai chi sei realmente, quando ti accorgerai della persona che sei, allora comincerai a smettere di navigare dentro la disperazione. Non sei ancora consapevole del fatto che stai praticamente buttando i tuoi sogni da un dirupo. E una volta arrivati laggiù, sarà davvero difficile, ma veramente difficile, andarteli a riprendere. Dipende tutto da come usi il tuo giorno. Il tuo successo, la tua vittoria, dipendono tutto da come usi le tue 24 ore. Non importa se sei ricco, se sei povero, se sei bianco, se sei nero, se sei andato a scuola o non sei andato a scuola, se sei orfano o hai una famiglia bellissima. Dipende tutto da come usi le tue 24 ore che hai a disposizione nel giorno. È inutile che stai lì a lamentarti di tutto quello che non va, quando sei il primo a trascorrere la giornata in maniera poco intelligente. La verità è che ti manca la vera fame. La verità è che non hai un reale obiettivo da raggiungere e soprattutto non sai nemmeno il perché dovresti lottare tanto nella vita. Non lo sai. Non hai un motivo ben preciso. Non hai un perché che ti fa male e non hai un vero sogno che vuoi realizzare a tutti i costi. Intorno alla metà del 1900, in America, precisamente nel Kentucky, c'era un signore che era in grave difficoltà economica. Non aveva più neanche un soldo, non sapeva che cosa fare, viveva nella disperazione più assoluta, viveva in una piccola casa e aveva una macchina praticamente distrutta. Viveva grazie ad una pensione misera, ad una pensione sociale di $99 mensili. Chiaro era che nella testa di questo signore, con poco più di 60 anni, non poteva fare niente per cambiare quella situazione. Ma vivere così, vivere in quel modo lì, per lui stava diventando davvero insostenibile. Un giorno quindi si convince che le cose dovevano cambiare in qualche modo, in qualche maniera dovevano cambiare. Così inizia a pensare a che cosa potesse fare e a che cosa aveva lui da offrire alle persone, al mondo, a quello che stava intorno a lui. Si ricorda che i suoi amici andavano matti per la sua ricetta del pollo. Lui sapeva fare il pollo come nessun altro. L'amore che ci metteva, come lo cucinava, quello che ci metteva dentro era unico e irripetibile. Decide quindi che questa sarebbe stata la sua opportunità per fare il grosso cambiamento che gli serviva. Così il mio uomo decide di lasciare il Kentucky e inizia a viaggiare per diversi stati in cerca di un compratore della sua ricetta. Ai vari proprietari dei ristoranti a cui si rivolgeva, diceva che il suo pollo era la cosa più buona in assoluto, che il pollo fatto alla sua maniera avrebbe fatto venire l'acquolina in bocca a chiunque. Diceva che era una cosa unica, una cosa incredibile e che non avrebbero mai assaggiato un piatto così buono. E in più il mio uomo si giocava la carta della ricetta. Cioè avrebbe dato gratuitamente la sua ricetta chiedendo solo una piccola percentuale su tutti i piatti. Ad ogni piatto lui avrebbe chiesto una piccola percentuale. Sembrava un buon affare. Secondo lui c'erano tutti i presupposti per poter partire. Sfortunatamente però, per questi proprietari, i presupposti non c'erano. Non c'erano i presupposti per la maggior parte dei ristoratori. Sanders si sentì dire no più di 1000 volte. Ma anche dopo tutti questi rifiuti non mollò. Lui credeva fermamente che la sua ricetta, la ricetta del pollo, fosse qualcosa di speciale. Ci credeva talmente tanto che si passò più di qualche notte a dormire dentro la sua macchina perché girava veramente lontano da casa e non aveva la possibilità di poter dormire fuori. Venne rifiutato 1009 volte prima di ricevere il suo primo sì. Con questo singolo successo, Heartland Sanders cambiò il modo in cui gli americani mangiano il pollo. Il Kentucky Fried Chicken, conosciuto come il KFC, era nato. Ad oggi il KFC ha oltre 40.000 ristoranti in 125 paesi al mondo. È un colosso di franchising basato sul forte credo di quel signore. Che cosa ne sarebbe stato di lui se avesse mollato dopo 10 no, dopo 100 no, dopo 500 no, dopo 1000 no? Ha dovuto aspettare 1009 no per avere un sì. Ma lui ormai aveva deciso, dentro di sé aveva deciso di sfruttare ogni singolo giorno, ogni singola ora, ogni singolo minuto della sua vita per raggiungere il suo obiettivo. Grazie alla sua perseveranza è diventato un milionario, con una ricetta, una semplice ricetta per fare il pollo. Credi che in quei giorni mentre si sentiva dire no in continuazione, lui non abbia mai pensato di mollare?
Pensi che davanti a tutti quei no non si sia mai sentito deluso? Non si sia mai sentito che stesse fallendo? Credi che dopo 100 no non avrebbe avuto tutto il diritto di lasciar perdere, di lasciar stare, di andare a casa e continuare a lamentarsi per la sua vita che non stava andando? Sarebbe stato molto molto più semplice dare la colpa alla vita, all'ingiustizia della vita, tornare a casa e vivere ogni giorno come un perdente. E invece no, il mio uomo aveva deciso che avrebbe vissuto ogni santo giorno al 120%, al 130%, al 150%, fino a quando non avrebbe raggiunto il suo obiettivo. A 62 anni ha deciso di riprendere in mano la sua vita, facendola diventare molto molto migliore di quella che aveva vissuto prima. Cazzo, a 60 anni, e tu? Tu che hai davanti tutta la vita, hai la forza, hai l'intelligenza, hai la conoscenza, hai gli strumenti, hai tutto quello che ti serve, e sei lì che ti manca la voglia. Ti manca la voglia. Cioè ti manca la voglia di vivere. Ti manca la voglia di vivere la tua vita al massimo. Ti manca la voglia di essere libero. Ti manca la voglia di rivincita. Ti manca la voglia di farcela per la tua famiglia, per i tuoi figli, per te stesso. Ti manca la voglia di farcela per te. Non ti rispetti abbastanza. Non ti rispetti abbastanza. Perché altrimenti per me sarebbe impossibile pensare di non aver voglia di rendermi orgoglioso. Io ho voglia di rendermi orgoglioso ogni giorno, di guardarmi allo specchio e dirmi: cavolo, io sono fiero di te. Devi renderti orgoglioso ogni singolo giorno. Devi farlo prima per te e poi anche per gli altri. Ma prima devi farlo per te. Devi farlo per te, sai perché? Perché quando affrontavi le avversità, e quando affronti le avversità, quando affronti le tragedie, quando affronti i problemi, quando hai le delusioni, non c'è nessuno con te. Ci sei solo tu. Quindi tu sai quanto dolore stai passando, tu sai quanto male fa dentro, tu lo sai. Quindi dopo tutto quel dolore che ti ha logorato, che hai dentro, è un tuo dovere lottare per farti tornare il sorriso, è un tuo dovere lottare per farti tornare la felicità, è un tuo dovere lottare per farti tornare la serenità, è un tuo dovere lottare per renderti orgoglioso e guardarti allo specchio e dirtelo ogni giorno. Ma soprattutto è il tuo dovere renderti realmente orgoglioso della persona che sei diventato e di quello che fai. Quindi ora asciugati le lacrime, rialzati in piedi, esci da quella prigione che ti tiene rinchiuso e vai verso la luce, perché la tua ricompensa ti sta aspettando, la persona che vuoi diventare ti sta aspettando e soprattutto il tuo sogno ti sta aspettando.